Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, devo fare una comunicazione, per favore non saltate l'introduzione. Ci sono dei temi personali di cui mi devo occupare nel mese di marzo, per cui sospendo le letture, le sessioni individuali in generale, che siano letture, che siano trattamenti di Reiki, piuttosto che pulizie o sessioni di crescita. Sospendo tutto fino, spero solo fino a fine marzo, però comunque vi tengo informati con i video, perché i video del giovedì e quelli degli abbonati non dovrebbero subire variazioni, poi vedrò come va mano a mano. Mi piacerebbe integrare con dei video tra un giovedì e l'altro, ma li non garantisco, insomma. Bene, detto questo, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda metà di marzo 2024. Abbiamo il matto, amici del Capricorno. Periodo di nuovi inizi, nuove idee, per qualcuno si potrebbe trattare anche di un'avventura magari, ed è anche una carta che fa riferimento ai bambini. Quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Se non risuona proprio nulla, o se per caso volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video e lo trovate sotto nella descrizione, e sempre in descrizione trovate anche le previsioni per il 2024 e il link alle tarot pratiche del 2024, che sono delle pratiche per chi sta imparando a leggere i tarocchi. Queste letture sono generali, possono riguardare la famiglia, il lavoro, le relazioni di coppia. Io vi dirò qual è l'energia più importante, il movimento energetico più importante, e vi farò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Bene, ok, partiamo con un 8 di spade, amici del Capricorno, un 6 di bastoni, abbiamo un 2 di spade, il carro, 4 di spade, re di coppe, e 8 di denari. Dunque ragazzi, interessante perché iniziamo con un 8 e finiamo con un 8. Allora, devo dire che verso metà marzo, con questo 8 di spade, c'è qualche pensiero di troppo che appesantisce la testa. Di solito l'8 di spade è una carta che parla di qualcuno che si sente un po' incastrato in una determinata situazione o relazione e che pensa di non poter far niente per cambiare le cose. In realtà poi vediamo questo bellissimo 6 di bastoni che mi dà, diciamo, un po' di carica in più. È una carta di riconoscimento, è una carta di successo, è una carta di qualcuno che in qualche modo, vedendo sia il 6 di bastoni che il carro, prende in mano le redini della situazione. C'è un po' questo 2 di spade che probabilmente annebbia un po' la vista, ecco. Però andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 8 di spade. Abbiamo un 3 di coppe, 6 di coppe, 9 di pentacoli. Che interessante ragazzi. Allora, potrebbe essere una questione di amicizia, una questione tra fratelli. O almeno questa è la sensazione che ho per adesso. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Guardate, ho un altro tipo di interpretazione. Potrebbe essere che qualcuno abbia come dei sogni di indipendenza, magari lavorativa, però per X motivi pensi di non riuscire a muoversi, di non riuscire
a far qualcosa per ottenere questo risultato. Allora, per il 6 di bastoni abbiamo un re di bastoni e una regina di coppe. Come l'idea che qui quello che sia, diciamo, necessario fare sia semplicemente prendere in mano la situazione. Tenete presente che sono due figure, quindi potrebbe anche riguardare una situazione di coppia. Andiamo a vedere il 2 di spade. Asso di bastoni e re di spade. Che interessante. È un po' come se il dubbio fosse su che cosa fare, su che priorità avere. Un altro tipo di interpretazione potrebbe essere se iniziare qualche tipo di azione, l'asso di bastoni, o qualche passione. Per qualcuno con questo re di spade e per qualcun altro come l'idea che sia un investo denaro o no. Non lo so perché ragazzi ho questa sensazione, però ce l'ho. Faccio questo investimento o no? Mi muovo in questo senso o no? Tenete presente che il re di spade è uno di quelle persone che, come vi posso dire, calcola ogni minimo dettaglio. Però c'è un 2 di spade, è come se non riusciste a vedere qualche tipo di azione o qualche tipo di... come si chiama? Non è il progetto, è strategia. Andiamo a vedere il carro. Il mondo. C'è voglia di spostarsi, c'è voglia di concludere qualche cosa. Però guardate ragazzi, ho come la sensazione che ci sia una sorta di solitudine o indipendenza che da un lato potrebbe essere quello che volete, dall'altro quello che non volete. Vedo un po' tutti e due questi aspetti. Probabilmente anche per quello che c'è questo 2 di spade. Inizio una passione o resto freddo? Inizio questa cosa o resto a distanza? Andiamo a vedere il 4 di spade. Bene, abbiamo un appeso al contrario e un 3 di spade. Ragazzi, il 4 di spade è una carta che indica la necessità di un riposo. Vi dico, normalmente quando c'è questa attitudine mentale e poi avete anche un 2 di spade, quindi tanti pensieri, tanti dubbi, tante domande, non ci sono ancora risposte, c'è bisogno un po' di pulire quell'attitudine mentale di questo periodo. Ho la sensazione che questo matto arrivi un po' per dirvi di ritrovare la fiducia, risvegliare, meglio detto, il bambino interiore. Tipo ritrovare un pochettino l'entusiasmo in quello che fate, in questa relazione, in questa situazione. Qui vi dico, potrebbe essere fortemente un gruppo di 3 persone, quindi 3 fratelli, 3 parenti. O una relazione romantica a 3. Andiamo a vedere il re di coppe. No, avevo il mazzo girato al contrario, ragazzi. Niente, deve venire a testa in giù, sì o sì. 4 di bastoni e 4 di coppe. Oh, che interessante. Ragazzi, devo dire che qui sento come se ci fosse una sorta di salto evolutivo. Qui c'è questa mente un po' pesante, vorrei... in realtà con questo 6 di coppe sento che è come se ci fosse un sogno
che si vuole raggiungere, come se ci fosse un obiettivo. Potrebbe anche fare riferimento a un amore romantico, ripeto, oppure a quell'affetto genuino tra parenti, tra fratelli, tra cugini. Però c'è come una sorta di sto bene, ma non sto bene. Da un lato ho tutto quello che voglio, però non sono così in armonia con me stesso, probabilmente perché con questo eremita qualcuno si sente solo anche quando è in compagnia. Si vorrebbe la chiusura di un ciclo, la fine di un capitolo, è come se qualcuno volesse o andarsene, ragazzi, perché tra il mondo e il carro sento come la voglia di non tanto andarsene per fuggire, andarsene per sperimentare, per vivere nuove avventure, per crescere. Però è come se ci fosse qualche progetto, pensiero, questione che dovete ancora guarire qui. Diciamo che nell'ultima settimana di marzo farete una sorta di balzo in avanti, perché devo dire che avete qui anche questo re di coppe e quindi allora potrebbe anche rappresentare una persona spirituale o una guida a cui farete riferimento per trovare una sorta di stabilità interna, o meglio, per portare a compimento la guarigione di questo 4 di spade. Vi dico, c'è comunque un appeso, quindi qualche cosa verso fine marzo si sblocca, si va a muovere. Adesso andiamo a vedere questo 8 di coppe, di denari, scusate. E che c'è scritto coins perché in inglese io lo leggo al contrario, leggo co. Arrivo, mi è caduta una carta. 10 di coppe e torre. Mm-mm. Wow, che interessante. Allora, ragazzi, qui devo dire che ho come l'idea che qualche tipo di quotidianità potrebbe cambiare. Vi dico, qui c'è tanta aria di cambio, di voglia di muovere le cose in un determinato modo e secondo me nella terza, scusate, nella quarta settimana di marzo le cose effettivamente si muovono, ma è come se questo processo di guarigione vi facesse capire che certe questioni a cui eravate attaccati, certe sicurezze, certe mi vengono le piccole cose della vita, i dettagli a cui eravate abituati è come se cambiassero ad un certo punto. Sì, ragazzi, è un po' come, ok, prendo in mano la situazione, più che la situazione è un po' come prendo in mano me stesso, prendo in mano me stessa, la mia realtà, la mia vita, le mie passioni, quello che io devo fare, la mia mente. È una lettura piuttosto spirituale, devo dire, però sì che per qualcuno può risuonare magari in un altro modo. Andiamo a vedere, ragazzi, Osho che cosa vi consiglia. C'è bisogno comunque di riportare a galla questo bambino interiore, l'entusiasmo, la gioia, la genuinità. Morale e comprensione. Allora, qualcuno potrebbe essere un po' incastrato nel giudizio, perché di solito, almeno così è come percepisco io questa carta, mi ricorda un po' i tempi del Medioevo e della Santa Inquisizione. Quindi sapete, no? Ho come l'idea che vi dicano di lasciarvi andare liberi, lasciatevi fluire, cercate di comprendere, diventate quel re di coppe che riesce a essere comprensivo, ma anche compassivo con la propria famiglia, con i propri figli. E poi comunque ragazzi, ripeto, si tratta di come voi vedete le cose e qui poi arriva la torre. Mentre questa comprensione io la sento molto come 10 di coppe, che è un po' la carta del completamento, la carta dell'unione familiare, dell'appagamento emotivo, diciamo della quiete dopo la tempesta. Andiamo ancora a vedere una fatina per concludere la lettura.
rinascita. Oh, ma che bella! E difatti, ragazzi, dopo la torre, dopo che si distrugge, si ricostruisce. Normalmente quando c'è la torre si rompono proprio gli equilibri della quotidianità, c'è come qualche cosa che viene interrotto qui, che cambia, mi viene da dire drasticamente. Di solito quando c'è la torre il periodo non è mai troppo leggero, però vediamo sempre tutto in una chiave di trasformazione. In effetti il vostro tema principale è il matto, il nuovo inizio, questo nuovo impulso di energia, ok? Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi al canale, condividere il video o abbonarvi se volete iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!